Salve a tutti, oggi voglio condividere con voi questo nuovo acquisto che è un compressore ad aria e voglio illustrarvi quali sono le prime operazioni da effettuare nel momento in cui si acquista un compressore nuovo. Innanzitutto vi consiglio di leggere attentamente il libretto di istruzione e seguire tutto quello che è scritto al suo interno, il libricino. Ora vi mostrerò quelli che sono gli elementi principali di questo compressore. Allora, gli elementi principali del compressore sono uno, ovviamente il serbatoio, poi abbiamo tutto il gruppo compressore, qui andremo a montare il filtro dell'aria, sotto abbiamo lo scarico della condensa, poi abbiamo i manometri e qui invece è dove va controllato l'olio del motore del compressore. Allora, qui abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento, in basso vuol dire che il compressore l'abbiamo spento, tirandolo verso l'alto vuol dire che il compressore è acceso, quando ovviamente abbiamo la spina inserita nella presa di corrente. Ora controlliamo prima di avviarlo se c'è l'olio all'interno e quanto olio c'è. Allora, l'olio va controllato qui. Io ho ancora il tappino originale perché è fresco comprato. Rimuoviamo il tappino e prendiamo la sua asticella di controllo, che ce l'ho qui. Questa è l'asticella di controllo del livello dell'olio del compressore e abbiamo due tacchette. La tacchetta in basso è il livello minimo dell'olio, la tacchetta più in alto è il livello massimo dell'olio, oltre il quale non dobbiamo andare. Adesso, per vedere quanto olio c'è nel compressore, andiamo ad inserire l'asticella all'interno. Spingiamo con un po' di energia. Ecco fatto. Togliamo l'asticella. Come vedete c'è un bel olio colore pagliericcio, quindi è un olio sicuramente nuovo e l'asticella è bagnata fin qui, quindi vuol dire che c'è abbastanza olio. Vi consiglio di riverificarlo dopo che avete messo in moto il compressore, così siamo sicuri che l'olio ha raggiunto tutte le parti meccaniche e ricontrolliamo il livello dell'olio. Allora, se dobbiamo rabboccare un po' di olio, basta comprare una piccola tanica di olio per compressori. Questa è una confezione da 600 grammi, quindi 0,6 litri, ed è un olio sintetico fatto appositamente per i compressori. Quindi quando vediamo che il livello dell'olio è basso dall'asticella, andremo a rabboccarlo un pochino. Allora, un'altra operazione da fare quando abbiamo acquistato il compressore nuovo è quello di andare a montare il filtro dell'aria. Il filtro dell'aria va montato qua, va semplicemente avvitato. Allora, un altro consiglio che mi sento di darvi è che quando facciamo una qualsiasi operazione vicino al compressore dobbiamo scollegare il compressore dalla fonte di corrente elettrica, poi va scaricato completamente il serbatoio dalla pressione prima di effettuare qualsiasi ispezione, manutenzione, polizia, qualsiasi operazione dobbiamo fare sul compressore. Ovviamente se durante l'arco della giornata dobbiamo usare più volte il compressore, possiamo o staccarlo o attaccarlo dalla corrente elettrica oppure agire sul pulsante, sul pulsante rosso di accensione o spegnimento. Adesso vediamo se effettivamente parte. Allora, in questo momento ho attaccato la spina della presa di corrente e
andiamo ad agire su questo pulsante e vediamo se il compressore funziona. Allora, come abbiamo visto, il compressore funziona e dopo un paio di volte che l'abbiamo utilizzato andiamo a ricontrollare il livello dell'olio, che sia rimasto tra il minimo e il massimo o un pelino sotto il massimo, e così siamo sicuri che l'olio ha raggiunto tutte le parti interne del motore. Come vedete dai manometri, una volta arrivata a 120 di pressione si ferma in automatico. Allora, come vi ho detto, a corredo del compressore non vi viene dato niente, quindi dovete comprare a parte qualsiasi cosa, quindi anche il tubicino per collegare la strumentazione al compressore, che va inserito qui. Spingiamo verso l'interno e in automatico viene agganciato. Poi abbiamo l'altro terminale che va collegato agli altri strumenti che abbiamo in dotazione. Spero che questo video su come mettere in funzione per la prima volta un compressore possa essere stato di aiuto. Mi raccomando, ripeto, leggiamoci il libretto di istruzione, perché comunque il compressore poi ha bisogno di effettuare manutenzione. E ci vediamo alla prossima occasione. Un saluto da tutti da parte di Giovanni, ciao.